Buongiorno, allora, oggi è il nostro penultimo giorno di giro. Niente, oggi dobbiamo andare finalmente a vedere la famosissima cascata Skogafoss, ma prima di tutto andiamo a vedere Black Beach e poi andiamo a vedere un punto panoramico che è poco sopra. Black Beach dicono che è una spiaggia molto pericolosa per via delle onde e dei vari cavalloni che vengono su, e poi andiamo a vedere Skogafoss e un'altra cascata che onestamente non ricordo il nome perché è veramente complicato. Ho già iniziato a caricare la macchinina, dico macchinina perché è veramente piccolina, è grande tipo come una Smart 4x4, cioè a 4 posti. Niente, ho già caricato la mia valigia, quella di Lisa, ora procediamo con gli zaini e la roba del cibo. Let's go! Ok, luce un po' di merda. Siamo arrivati. Questa spiaggia è diventata molto famosa a livello turistico anche dopo l'ultimo episodio della 7ª stagione del Trono di Spade, sempre. Hanno girato veramente tutto quanto qua. Dove in pratica c'era il drago che aveva preso il Re della Notte, aveva distrutto tutto quanto questo posto nell'ultimo episodio appunto della 7ª stagione. E da lì è diventato molto molto famoso a livello turistico, però anche e soprattutto per i fan della saga. Per quello che ho letto, ora qui non si vede niente, magari provo a spostarmi di là. Ecco, di qua si vede molto di più. Questo qua è tutto basalto nero, è anche molto famoso. Buongiorno signorina. E tutti quanti dicevano che è meglio non arrampicarsi, infatti, ok, perché la gente vuole fare le foto, perché è molto scivoloso e si rischia di cadere. Un'altra parte molto conosciuta anche è questa grotta, che qua non si vede una sega ma qui c'è una grotta in realtà. Qui anche qua è successo un evento un po' tragico, perché nel 2013 sono venuti giù dei pezzi e hanno preso in testa dei turisti, come anche sempre per i cavalloni, sempre nel 2013 minchia hanno sfigato quello, poveri cristi. È morta una donna per le foto, perché voleva prendere bene tutta quanta la scogliera, tutta quanta parte di là fino in fondo di là, e una signora è morta. E niente, noi ci proviamo a non morire e basta. DJI, dato che stiamo usando un botto il Mavic Mini, diga, non sponsorizza mia mal, no, ostrega. Direi che la decisione di arrivare un po' prima ne è valsa la pena, perché raga, cioè di là, in fondo di là è ancora più pieno, quindi direi scelta azzeccata raga, scelta perfetta. Ok, abbiamo fatto un pezzettino in macchina perché prima eravamo lì sotto, ora siamo venuti qua ad Aerolay, fare due passi, un punto un po' panoramico. Ora vediamo un po'. In questo punto il drone non lo posso neanche far volare, dopo posso vedere se c'è, perché sono due livelli, no? Questo e poi ce n'è un altro giù sopra di là. Questo livello hanno messo il divieto di drone, in quello dopo vediamo. E in pratica questo posto è una riserva naturale, è stata dichiarata riserva naturale nel 78 e l'obiettivo era quello di proteggere tutte le scogliere e l'ecosistema locale, perché appunto ormai c'è divieto di camminare ovunque per l'erba eccetera, ci sono questi sentieri preimpostati in cui uno deve seguire queste catene e non si potrebbe scavallare, appunto proprio per proteggere la flora locale. E niente raga, pure qua i droni sono aboliti a quanto pare, quindi nada. Allora abbiamo finito il giro qui nella riserva naturale, ora stiamo scendendo. C'è Lisa che è contenta perché abbiamo visto qualche puffin volare e anche da vicino senza riuscire a fargli le foto però. Sì, non siamo riusciti molti a fargli molto foto perché volavano veramente molto basso. Io ho un 1805, sì che è un semitele, va bene, ma non è così lungo e è un po' tutto mezzo tutto fare. E niente, ora iniziamo il giro delle cascate. La prima cascata che andiamo a vedere è Kvernfoss, che in pratica è una cascata alta 40 metri che prende l'acqua dal fiume Kvern, il quale a sua volta prende l'acqua dallo scioglimento del ghiacciaio.
Una cosa molto particolare di questa cascata è la possibilità di girarci attorno, cioè di andarci anche dietro appunto al punto dove cade. Questa cascata, quando il ghiacciaio non si era ancora ritirato, cadeva direttamente nell'oceano. Invece adesso, dato lo scioglimento del ghiacciaio e il suo stesso ritiro, il mare dista diverse decine di chilometri. Ok, infatti noi dicevamo siamo dietro, guardate qua, è tutta la parte posteriore della cascata e siamo lavati fradici come anche la GoPro. Ma raga, è fighissimo. Cibo, schiscia, cascata, lisa, sei in pole. Comunque una volta, se uno magari dice ma sì, in Islanda vedi una valangata di cascate anche dalla strada, dalla ring road, perché ti devi fare questa strada fiata qua di camminata che in realtà sono 5 minuti. Però infatti uno dice di là c'hai Skogafoss che la vedi dalla strada, hai un sacco di turisti, qui cioè ci siamo noi e pochi altri, e in realtà è anche carina perché appunto puoi girarci attorno. Però appunto uno dice ma perché ti fai tutti questi sbatti, alla fine sei in Islanda, vedi migliaia di cascate. Ma in realtà io consiglio di vederle tutte quelle che puoi, perché quelle un po' più particolari, più interessanti, più curiose, proprio perché sono più particolari, uniche, diverse l'una dall'altra. Per esempio questa prende la stessa acqua dallo stesso fiume che prende Skogafoss, ma puoi anche girarci attorno, quindi è già un pochino più particolare, vedi tutta la potenza della cascata. Però comunque dico, guardatevele, andate in giro, visitatele, scendete, uscite dalla ring road, ma soprattutto prendetevi un 4x4 perché noi non ce l'abbiamo e un paio di cose non le abbiamo volute vedere, motivo per cui sicuramente ci torniamo, cioè ci torneremo prima o poi, non lo so, vedremo, però per vedere un po' tutto, un po' le altre cose che non si è riusciti a vedere. Ok, siamo arrivati a Skogafoss. Questa è la cascata di Skogafoss, che appunto è vicino alla città di Skogas. Si tratta di una cascata che è larga 25 metri e alta 60, è alta 60 metri e è una cosa molto particolare. Praticamente è definita una delle cascate più fotogeniche dell'Islanda, e infatti non so se si vede, ma qui c'è tutto un percorso fatto di 700 scalini che mi porta in cima alla cascata, vedere appunto tutta la cascata dall'alto. Come la cascata precedente prende l'acqua direttamente dal ghiacciaio, cioè dal fiume che esce direttamente dal ghiacciaio, dal fiume Evra, non mi ricordo più, nome strano di quello. C'è una leggenda che gira attorno a questa cascata. C'era il primo vichingo che era diventato un fuorilegge, si chiamava Ifri mi pare, e praticamente si faceva il bagno qui dentro mentre fuggiva. Una cosa molto particolare è che ha nascosto un tesoro, si dice che abbia nascosto un tesoro qui dentro, e in molti l'hanno cercato e solo un ragazzo si dice che l'abbia trovato, ma nel trovarlo, nel tirarlo fuori, in pratica ha legato una corda a uno degli anelli laterali del barile che era pieno di monete d'oro, ma tirando la corda questo anello si è rotto e che è diventato una delle maniglie del portone della chiesa di Skogas. Un'altra leggenda, oltre a questa, dove si dice che chi si bagna di quest'acqua troverà un oggetto che ha perduto da molto tempo. Quindi non so, magari la mia dignità, non so, potrei farlo. Alla fine siamo saliti nella parte su, nella parte sopra la cascata, abbiamo fatto quegli scalini, anche se in realtà Lisa li ha contati, perché io ero impegnato a cercare di non morire per la salita. Lisa ha detto che praticamente dovrebbero essere 466, però avevamo davanti un altro ragazzo italiano che abbiamo saputo che ne ha contati 500 spaccati, quindi più o meno i numeri sono quelli, perciò
anche se su internet leggete 700 scalini, non credeteci, non è così. Ok, siamo arrivati nella terza e ultima cascata della giornata, che il nome è talmente impronunciabile che si chiama Seljalandsfoss, che in pratica è una delle cascate più famose di Islanda, sempre per la parte diciamo estetica, perché anche attorno a questa, come Kvendafoss, si può girarci attorno, solo che è molto più grande la parte posteriore della cascata. Anche questa è alta 60 metri come Skogafoss e basta. Anche questa qua, come Skogafoss e Kvendafoss, all'inizio, prima che il ghiacciaio tornasse indietro e si sciogliesse, dava direttamente sul mare, quindi diciamo a livello culturale non c'è molto altro da vedere, però è scenografica in una maniera assurda, è bellissimo. E come Kvendafoss ci si bagnerà parecchio. Sì raga, è decisamente più forte il Kvendafoss e non sapevo neanche se, perché c'è il vento, però la cascata è decisamente più forte. Tuttora sta grandinando, quindi direi che ormai le abbiamo fatte tutte, quindi direi che andiamo in guest house, che oggi saremo anche in una guest house un po' particolare, poi vi faccio vedere tutto. Ok, siamo arrivati alle guest house e come potete vedere sono tende. Sarà molto divertente perché sarà la mia prima volta. In realtà non è che sono proprio tende, ora ve la faccio vedere. La nostra è questa, la numero 5. In pratica sono molto fighe, molto belle. Allora, funzionano così. Qui vabbè, abbiamo tutto il nostro reparto scarpe, perché in Islanda dovete sapere che in Islanda in tutte le case vi chiedono di togliervi le scarpe. Quindi adesso me le sto togliendo. Oppa. E la mettiamo qua. Allora, in pratica non è nulla di particolare, però è molto carina. Queste due sedie sono molto comode, anche se in realtà se uno si mette qui e prova a tirarsi dietro non tocchi con la testa. Chiunque toccherebbe dentro, dato che c'è tanto così alla tenda e anche qui non è molto alto. Poi letto, però ve lo faccio vedere dopo perché è molto figo. Qui abbiamo questo tavolino, dove una cosa molto carina, qui dentro hanno messo i tappi per le orecchie. Sono tappi per le orecchie perché in pratica la proprietaria della guest house ci ha detto che a volte magari col vento, col forte vento, con la pioggia può dar fastidio a qualcuno, quindi è una cosa che si può usare. E arriviamo a questa parte, gli ultimi due pezzi. Qua abbiamo il nostro cibo, ma vabbè. Questa qua è una stufetta, dove ci ha fatto vedere che sul retro c'è, vabbè, on, off. In realtà c'è anche il selezione di potenza, si può chiedere di 1000 watt o 2000 watt. Poi c'è un selezionatore di intensità che appunto va da 1 a 6, attualmente è impostato su 6, l'avevo impostato già la guest house così. Il letto, che è la cosa più figa in realtà, e soprattutto che, oddio stavo cadendo, soprattutto che sarà più comoda, è molto grosso. Di solito siamo abituati qui ad avere tipo un queen size. Il letto in realtà è caldo perché abbiamo il riscaldamento per il letto, va da 0 a 3, attualmente su 2, ma si sta già da benissimo e ce ne sono due riscaldamenti per la parte di Lisa e la mia parte. Qui hanno praticamente sempre il letto singolo uniti. Ora vi faccio vedere anche dove mangeremo questa sera io e Lisa, che è veramente figo. Anche solo il concetto mi piace tantissimo. In pratica mangeremo dentro questa struttura che sembra piccolo, ma in realtà è veramente figo, perché è una struttura che ha più di 100 anni ed è interrato per mantenere il caldo. È stato ristrutturato credo da poco, è veramente fighissimo. Quindi ora grilliamo. Sono sempre due costine di manzo, credo di manzo puro agnello, uno dei due.
E basta. Poi abbiamo preso anche del sushi. Sì, so che in Islanda il sushi non è che è molto tipico, però dato che Lisa è celiaca, ok, brava che ha preso le pinze, dato che Lisa è celiaca e dato che non sapevamo minimamente cosa ci fosse qui come cucina e tutto il resto, abbiamo deciso di prendere qualcosa che potevamo mangiare tranquillamente, già cotto eccetera. Cioè in realtà il sushi non è cotto, ma vabbè. E niente, poi ci faremo dei toast se avremo ancora fame e basta. Per questo video è tutto, amici miei, noi andiamo a mangiare, ci si vede la prossima volta. Ciao ciao.